Ok, perfetto. Ecco una versione ampliata del tuo script, mantenendo lo stesso stile colloquiale, il tono da chiacchierata tra amici e il formato di un video di YouTube. Preparati per un approfondimento bello lungo. Ciao a tutti e benvenutissimi al mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi. Spero stiate tutti benissimo e pronti per una chiacchierata interessante. Oggi, come avrete intuito dal titolo, ci addentreremo in una storia che sta facendo parecchio discutere. Una storia che coinvolge Neslihan Atagul, Burak Oshivit e, udite udite, una presunta guerra dietro le quinte. Preparatevi, perché ci sono un sacco di pettegolezzi, indiscrezioni e, forse, qualche verità nascosta da svelare. Prima di iniziare, però, un piccolo favore, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Trovate il pulsante qui sotto, è facile e veloce. E mi aiuterete tantissimo a crescere e a portare sempre più contenuti interessanti come questo. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. Promesso, cercherò di non deludervi. Allora, partiamo subito con la nostra storia. Neslihan Atagul e Burak Oshivit, due nomi che risuonano forte nel panorama delle soap opera e delle serie TV turche. Entrambi amatissimi, entrambi talentuosi, entrambi con un seguito di fan incredibile in tutto il mondo. Ma cosa succede quando due star di questo calibro si trovano a lavorare insieme? O meglio, cosa succede quando le loro vite, professionali e personali, si intrecciano? Ecco che la trama si infittisce. La miccia, secondo molti, è stata accesa durante le riprese di Kara Sevda, una serie TV che ha riscosso un successo planetario. Neslihan interpretava Nihan, la protagonista femminile, mentre Burak vestiva i panni di Kemal, il protagonista maschile. Una storia d'amore travagliata, piena di colpi di scena, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori. L'alchimia tra Neslihan e Burak era palpabile, e questo ha alimentato, inevitabilmente, una serie di rumors. Ma andiamo un po' più a fondo, perché l'alchimia da sola non basta a spiegare tutto il clamore. Ricordiamoci che Neslihan, all'epoca, era già sposata con Kadir Dulu, un altro attore turco molto apprezzato. Un matrimonio che, agli occhi dei fan, sembrava solido e felice. Kadir, tra l'altro, è anche lui una figura di spicco nel mondo dello spettacolo turco, con una carriera di tutto rispetto. E Burak? Burak aveva una relazione con Fariye Evcen, anche lei attrice di successo, con cui poi si è sposato e ha avuto un figlio. Fariye, una bellezza statuaria, un'attrice con un talento indiscutibile e un'aura di eleganza che la contraddistingue. Quindi, diciamo subito che non c'è mai stata alcuna conferma di una relazione amorosa tra Neslihan e Burak al di fuori del set. Ma, si sa, il mondo dei gossip è pieno di speculazioni e di interpretazioni più o meno fantasiose. E quando si parla di soap opera e di attori di successo, le fantasie corrono veloci. Il punto è che, secondo alcune fonti, durante le riprese di Kara Sevda non sono mancate le tensioni. Sembra che ci fossero delle divergenze creative, delle incomprensioni sul set, e che queste abbiano creato un clima non proprio idilliaco tra Neslihan e Burak. Alcuni parlano di competizione, altri di gelosie professionali, altri ancora di semplici incompatibilità caratteriali. Ma cerchiamo di capire meglio cosa significano queste divergenze creative. Immaginate due attori, entrambi con una forte personalità, entrambi abituati a essere al centro dell'attenzione, che devono interpretare una coppia innamorata. Ognuno ha la propria visione del personaggio, del modo in cui deve essere interpretato, delle emozioni che deve trasmettere. E se queste visioni non coincidono, possono nascere dei conflitti. Certo, è normale che sul set di una serie TV, soprattutto se di successo e con ritmi di lavoro serrati, possano nascere delle tensioni. Le ore di lavoro sono lunghe, la pressione è alta, e gli attori sono sottoposti a uno stress notevole. Ma in questo caso, sembra che queste tensioni abbiano superato la soglia della normale conflittualità, alimentando, appunto, la famosa guerra di cui si parla. E qui entra in gioco un altro fattore, l'ego. Gli attori, come tutti gli artisti, hanno bisogno di sentirsi apprezzati e riconosciuti. E quando si lavora in coppia, è inevitabile che ci sia una sorta di competizione, anche se inconscia, per accaparrarsi le attenzioni del pubblico e della critica. E cosa c'entra Fariye Evcen in tutto questo? Secondo i pettegolezzi, anche lei non vedeva di buon occhio l'intesa tra il suo Burak e Neslihan. Si dice che fosse gelosa della loro alchimia sullo schermo,
e che non apprezzasse il fatto che i media parlassero così tanto di loro come coppia televisiva. Immaginate la scena, il vostro compagno, uno degli attori più desiderati del paese, che passa ore e ore sul set con un'altra donna, con cui deve fingere di essere innamorato. È comprensibile che possano nascere delle insicurezze, delle gelosie. E poi c'è il fattore mediatico. Le riviste di gossip, i siti web, i social media, tutti impazziscono per questa coppia televisiva, e questo non può che alimentare le voci e le speculazioni. Ovviamente, queste sono tutte supposizioni, non ci sono prove concrete di un astio vero e proprio tra Faria e Neslihan. Nessuna delle due attrici ha mai rilasciato dichiarazioni esplicite in merito. Ma, si sa, il gossip si nutre di queste dinamiche, di queste rivalità presunte, e le amplifica fino a creare delle vere e proprie saghe. E poi, diciamocelo, la rivalità femminile vende. Le storie di donne che si contendono lo stesso uomo, o che si fanno la guerra per motivi professionali, attirano sempre l'attenzione del pubblico. Dopo la fine di Kara Sevda, Neslihan e Burak non hanno più lavorato insieme. Questo ha alimentato ulteriormente le voci di una rottura insanabile tra i due. Alcuni sostengono che abbiano addirittura litigato pesantemente, e che si siano promessi di non incrociare mai più le loro strade. Ma è davvero così? È possibile che due professionisti del loro calibro si lascino trascinare da un litigio al punto da rinunciare a future collaborazioni? Forse sì, forse no. Nel mondo dello spettacolo, le dinamiche sono spesso imprevedibili. Io, personalmente, credo che la verità stia nel mezzo. È probabile che ci siano state delle tensioni sul set, è possibile che non ci sia stata una grande simpatia tra Neslihan e Burak, ma è anche vero che i media tendono a esagerare, a drammatizzare, a creare delle storie dove magari non ce ne sono. E poi, diciamocelo, gli attori sono anche bravi a recitare fuori dal set, possono sorridere davanti alle telecamere anche se in realtà si detestano. E poi, diciamocelo, il mondo dello spettacolo è pieno di dinamiche complesse. Ci sono gli agenti, i produttori, le case di produzione, le strategie di marketing, gli interessi economici. Tutti questi fattori possono influenzare i rapporti tra gli attori e creare delle situazioni di competizione, di rivalità o anche di semplice incomprensione. Ad esempio, un agente potrebbe consigliare al proprio cliente di non lavorare con un determinato attore, perché ritiene che questo possa danneggiare la sua immagine. Oppure, una casa di produzione potrebbe preferire una coppia di attori a un'altra, per motivi di marketing. Quindi, tornando alla nostra guerra tra Neslihan e Burak, io credo che sia più una questione di percezione che di realtà. Forse ci sono stati dei dissapori, forse non si sono mai amati particolarmente, ma non credo che ci sia stata una vera e propria guerra, con tanto di dichiarazioni di guerra e strategie di sabotaggio. Sarebbe troppo melodrammatico, anche per una soap opera turca. Piuttosto, penso che sia una storia gonfiata dai media, alimentata dai pettegolezzi e ingigantita dalle aspettative dei fan. I fan, si sa, spesso si identificano con i loro idoli e tendono a proiettare le loro fantasie e i loro desideri sulle loro vite. E quindi, se vedono una coppia televisiva che funziona, vorrebbero che questa coppia esistesse anche nella realtà. E se questo non succede, possono rimanere delusi e cercare delle spiegazioni, anche le più fantasiose. E qui si scatena il potere dei social media. I fan commentano, condividono, creano hashtag e alimentano il gossip. E i media, ovviamente, cavalcano l'onda. In conclusione, la storia della presunta guerra tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit è un mix di verità e finzione. Ci sono sicuramente delle tensioni sul set, delle dinamiche complesse, delle aspettative dei fan. Ma non credo che ci sia una vera e propria guerra, con tanto di schieramenti e battaglie. Penso che sia un po' come guardare una serie TV. Ci appassioniamo alle storie, ci immedesimiamo nei personaggi, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta di finzione. Piuttosto, penso che sia una storia che ci insegna a non credere a tutto quello che leggiamo sui giornali e sui social media. A volte, la realtà è molto più semplice e meno drammatica di quello che ci viene raccontato. E soprattutto, ci insegna a rispettare la privacy degli attori e a non invadere le loro vite private con le nostre fantasie e i nostri pettegolezzi. Loro sono persone come noi, con i loro problemi e le loro gioie, e meritano di essere trattati con rispetto. Ma, al di là del gossip, è importante sottolineare il talento di entrambi gli attori. Neslihan Atagul è un'attrice straordinaria,
con una capacità di trasmettere emozioni incredibile. Ha interpretato ruoli molto diversi tra loro, dimostrando una versatilità notevole. E Burak Özçivit è un attore carismatico, con un fascino irresistibile. Ha conquistato il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Entrambi hanno contribuito al successo di Kara Sevda e meritano di essere riconosciuti per il loro lavoro. E forse, un giorno, li vedremo di nuovo lavorare insieme. Chissà, nel mondo dello spettacolo, tutto è possibile. Magari, questa guerra a presunta si trasformerà in una grande amicizia. Oppure, semplicemente, rimarrà un aneddoto da raccontare. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia interessato e che vi abbia fatto riflettere. Ricapitolando, abbiamo parlato della presunta guerra tra Neslihan Atagul e Burak Özçivit, nata durante le riprese di Kara Sevda. Abbiamo analizzato le possibili cause di questa guerra, tra tensioni sul set, gelosie professionali e aspettative dei fan. E abbiamo concluso che, probabilmente, si tratta più di una storia gonfiata dai media che di una vera e propria faida. Abbiamo anche sottolineato l'importanza di non credere a tutto quello che leggiamo sui social media e di rispettare la privacy degli attori. Spero che abbiate trovato questo video informativo e divertente. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Mi fa sempre piacere sapere cosa ne pensate. E soprattutto, scrivetemi nei commenti. Cosa ne pensate voi di questa storia? Credete che ci sia una vera e propria guerra tra Neslihan e Burak, o pensate che sia solo gossip? Ditemi la vostra, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Avete visto Kara Sevda? Vi è piaciuta la chimica tra i due attori? Avete altre teorie sulla loro presunta rivalità? Non esitate a condividere le vostre opinioni. E infine, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. Prometto che cercherò di portare sempre più contenuti interessanti e divertenti come questo. Ho in mente di fare altri video sui retroscena delle soap opera turche, sui segreti del gossip e sulle dinamiche del mondo dello spettacolo. Quindi rimanete sintonizzati. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Un abbraccio virtuale a tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!